Avevo in sella un Harley Davidson, un Ultra Limited con il nuovo motore, il 107, per cui 1745 di cilindrata, il 107 pollici di cilindrata, già in due versioni, raffreddato a olio oppure raffreddato ad acqua, raffreddamento delle teste. Qui siamo sul mare, su una specie di fiordo, ci stiamo muovendo, ci siamo mossi da Tacoma, una cittadina vicino a Seattle, e adesso stiamo andando verso Port Angeles. Il nuovo bicilindrico Harley Davidson è veramente piacevole da utilizzare. Il fatto che abbia più coppia e sia più potente lo si nota, più che altro si nota molto bene la coppia, il motore è fluidissimo, è capace di riprendere in sesta marcia dai 1500 giri, tutto questo senza strappare o sussultare, vibra pochissimo, al minimo. Per una scelta dei tecnici sono state mantenute delle vibrazioni tutt'altro che fastidiose, ma quando si viaggia a queste velocità è fantastico, vibrazioni zero. La frizione dovrebbe essere più leggera, sì, è una percentuale minima, sinceramente non è affaticante. Il cambio è rimasto un po' rumoroso e non particolarmente veloce, ma sinceramente lo si usa anche poco. In questi contesti il cambio basta metterlo in quarta marcia per poter fare tutto. Al resto ci pensa il coppione di questo motore, che come dicevamo è stato modificato in molte sue parti, è un motore completamente nuovo. Prima di tutto ha abbandonato la distribuzione bialbero per tornare a una monoalbero, che ricordo, essendo un aste bilancieri, è nel basamento, non è sulla testa del motore. Monoalbero nel basamento, motore completamente rivisto, valvole più grandi, aspirazione riprogettata completamente, compresa la cassafiltro, motore un po' più snello nella parte alta, per cui c'è più spazio per le gambe, e l'abitabilità è eccellente su questa moto. Un po' in tutte le versioni, comunque si sta veramente comodi. Bellissimo il suono che emette il bicilindrico, mai fastidioso ma molto personale, vero Harley. La strumentazione, come potete vedere, è mista, analogica, digitale, c'è un bel sistema di infotainment con navigatore, autoradio, informazioni su quello che è il cuore della moto. Si può sia intervenire con il sistema touch che con i 4 pulsanti ai lati sistemati al lato del display, e con i pulsanti di comando sui blocchetti. Che spettacolo questi paesaggi! Siamo nello stato di Washington, siamo al limite con il Canada. Vancouver è proprio qui a 2 passi. Il peso c'è e si sente, è tangibile la cosa, soprattutto le basse velocità in manovra. Nelle manovre da fermo, qui stiamo parlando di moto da oltre 300 kg, per cui è inutile nasconderlo, bisogna avere le gambe buone, anche se un aiuto viene dalle versioni low, che sono ribassate, per cui anche i meno alti potranno poggiare saldamente i piedi a terra. Il sistema frenante, progettato da Brembo, funziona molto bene. Certo che lo sforzo richiesto non è proprio da sottovalutare. La leva che comanda il freno anteriore va strizzata per benino, diciamo che è meglio affidarsi al pedale. La modulabilità è ottima e nel caso ci scappi l'errore c'è il sistema ABS. Le nuove sospensioni si fanno apprezzare, certamente si farebbero apprezzare di più magari su uno sconnesso, su un asfalto sconnesso. Qui le strade sono tutte belle,
difficile trovare delle buche, ci si può concentrare tranquillamente sul paesaggio, sulla guida della moto, piuttosto che quello che facciamo noi motociclisti italiani, che dobbiamo controllare bene dove mettere le ruote, viste le buche innumerevoli che troviamo sulle nostre strade. La forcella con l'idraulica rivista fa il suo dovere. Certo che è una forcella priva di regolazioni, per cui molto semplice. E anche la coppia di ammortizzatori posteriori, uno dei quali, ricordiamo, è dotato di regolazione del precarico, fa il suo dovere. Magari su una moto di questo rango ci saremmo aspettati qualcosa di elettronico. A detta dei tecnici però il cliente tipo Harley non ha richiesto questa soluzione. A questo punto mi verrebbe da dire che si potrebbe educare il cliente facendoglielo provare, magari come optional, perché il fatto che si debba smontare la borsa laterale per intervenire sul pomello del precarico non è molto comodo, e oramai noi siamo forse un po' viziati, per cui avere un pulsante sul cruscotto o sui comandi al manubrio che permette di regolare la rigidità delle sospensioni, il comportamento delle sospensioni, soprattutto su moto di questo genere, è una gran bella cosa. Qui siamo al limite dell'Olympic National Forest, che è un parco nei pressi di Seattle. Deve essere veramente bellissimo. Noi purtroppo rimaniamo qui sulla strada e purtroppo siamo già fortunati a guidare su queste splendide strade, in questi posti semplicemente meravigliosi. La protezione aerodinamica di questa versione non è niente male, ci sono i due deflettori regolabili, deviatore del flusso d'aria che libera questo estrattore, in pratica crea un flusso opposto al parabrezza che libera dai vortici fastidiosi, ed effettivamente funziona molto bene, magari non a queste velocità, le velocità autostradali. I comandi sono solidi, ben disposti, mi piacciono. Le finiture sono quelle di un Harley, semplicemente perfette, materiali pesanti, spessi, chiavomature di tutto rispetto, plastica poca, quel poco che c'è è di gran qualità. Siamo scesi dalla nostra Ultra Limited, come potete vedere, il nostro collega se ne è appropriato, e siamo saliti su una Street Glide, per cui siamo passati dal motore dal 107 raffreddato ad acqua, come si può vedere dai radiatori posti sulla Ultra nella parte anteriore. Qui siamo passati alla versione raffreddata ad olio, decisamente più leggera da guidare. La Ultra con i suoi 3 bauletti è decisamente più pesante da condurre. La Street dalla linea molto filante, all'unico limite di avere appunto il posteriore molto basso e quindi di avere un'esclusione delle sospensioni decisamente limitata, soprattutto al posteriore, per cui occhio alle buche e agli avvallamenti. Ed ecco, decretiamo la vincitrice del concorso. E lei, la CVO Limited, quella che ci ha conquistato, effettivamente è anche facile, è il top di gamma, per cui alla faccia degli oltre 42.000 euro del prezzo di acquisto ci ha conquistato soprattutto con i suoi accessori, il suo comfort veramente a regale. Guardate solamente quello che aspetta il passeggero di questa moto, le casse dell'impianto stereo fantastiche, un sedile vero e proprio.
manca solo il poggiatesta per farsi delle belle dormite. E poi i comandi, le finiture sono bellissime, incredibili, tutte le cromature sono di una qualità decisamente elevata, sedili riscaldati sia per il guidatore che per il passeggero, queste pedane che svolgono una doppia funzione, perché quando il motore scalda molto si può appoggiare il piede direttamente su queste in modo che si prende l'aria direttamente, come queste paratie mobili, adesso le vediamo dall'interno, che si possono regolare per far entrare o meno il flusso d'aria. Funzionano e sinceramente ieri le abbiamo provate e alleggeriscono il carico di calore che viene quando si è magari in coda con delle temperature tutt'altro che basse. Bellissimo anche il filtro Screaming Eagle. Il ponte di comando è assolutamente atipico, è proprio un ponte di comando Harley Davidson. Infotainment di prima categoria che si può comandare sia dai blocchetti elettrici attraverso dei comodi, perché poi abbiamo visto anche con i guanti cursori, o altrimenti c'è il touchscreen. Qui abbiamo la serratura per le borse laterali e il bauletto. Abbiamo anche addirittura una luce di cortesia. Quando si apre il bauletto c'è praticamente questa, funge da luce di cortesia per l'interno del vano. Comandi per l'interfono per far sì che il passeggero possa parlare con il guidatore. Comando per l'apertura e la chiusura del deviatore d'aria, alette regolabili per aumentare o diminuire la protezione a livello delle gambe. Davvero un oggetto opulento, fantastico.